Ciao ragazzi, qui Mate piace. Facciamo amicizia con la matematica. Oggi ho un bel esercizio per voi. Abbiamo che A e B sono due interi positivi, tali che 2A più AB più B è uguale a 56. A partire da questo, sapete dirmi quanto fa A per B? Se volete farlo da soli, mettete in pausa perché adesso parto con lo svolgimento. Prendiamo dunque in considerazione il testo 2a più ab più b uguale a 56. Ora, non possiamo in maniera banale andare a isolare o la A o la B trovando direttamente il risultato, perché infatti questa è un'equazione che presenta due incognite, la A e la B. Dobbiamo allora trovare qualche strategia alternativa. Provo utilizzando un po' le scomposizioni. In particolare, non posso fare un raccoglimento totale, ai primi due termini posso raccogliere la A. Andiamo a raccogliere quindi la A, otteniamo A che moltiplica 2A diviso A fa semplicemente 2, più AB diviso A fa semplicemente B. Quindi A che moltiplica 2 più B e riscrivo tutto il resto, quindi più B uguale a 56. Ora, l'obiettivo di un raccoglimento parziale è quello di riuscire poi a fare un raccoglimento totale, però 2 più B non è un fattore comune al secondo termine che è soltanto la B. Lo sarebbe se io avessi invece della semplice B un bel 2 più B. Ora, per averlo, io vado ad aggiungere 2 a entrambi i membri della mia equazione, perché essendo un'equazione posso aggiungere il 2, basta che lo aggiungo anche a secondo membro. A questo punto andiamo a riscrivere tutta la nostra espressione dove il 2, utilizzando la commutativa, lo mettiamo vicino alla B. Quindi abbiamo A che moltiplica 2 più B più, questo 2 lo scrivo adesso, 2 più B uguale, a destra 56 più 2 fa 58. A questo punto, questo 2 più b, se andiamo a mettergli una parentesi tonda, vedete che è un fattore che possiamo raccogliere anche con il termine a per 2 più b. Ma allora, se noi andiamo a fare questo raccoglimento, otteniamo 2 più b che moltiplica a per 2 più b diviso 2 più b rimane solo a, più 2 più b diviso 2 più b fa 1. Questo è uguale a 58. Allora, in pochi rapidi passaggi abbiamo ottenuto che 2 più b per a più 1 è uguale a 58. Ora, per una comodità mia, vado a scrivere, usando di nuovo la commutativa, invece di 2 più b più 2, che è la stessa cosa, per a più 1 uguale a 58. Allora, noi dobbiamo avere che il prodotto tra b più 2 e a più 1 deve essere uguale a 58, ricordando che a e b sono interi positivi, quindi sono maggiori di 0 e non sono numeri con la virgola. Ma allora in particolare, se b è un valore positivo intero, vale almeno 1. Quindi b più 2 è sicuramente maggiore di 2 e come intero varrà almeno 3 per intenderci. A più 1, siccome A è anche lui intero positivo, vale come intero almeno 2 ed è quindi sicuramente maggiore di 1. Sappiamo queste informazioni. Questo prodotto deve fare 58. Se noi andiamo a vedere come si può ottenere tramite un prodotto di interi positivi il 58, non ci sono tante possibilità. Infatti il 58 possiamo ottenerlo come 58 per 1, oppure 1 per 58, invertendo chiaramente i due fattori, oppure 29 per 2, oppure 2 per 29. Queste sono le 4 possibilità per i due fattori che vanno a comporre come prodotto il 58. Ma di conseguenza, pensiamo che questi due sono i nostri due fattori, possiamo avere nella prima possibilità che b più 2 è il nostro 58, mentre a più 1 è il nostro 1. Ora, che succede? Che a più 1 deve essere più grande di 1. Per questo la prima coppia non va bene rispetto alle condizioni che abbiamo detto sopra. Poi possiamo provare 1 per 58, ma l'1 questa volta rappresenterebbe il b più 2, ma abbiamo detto che b più 2 deve essere più grande di 2, quindi non può essere 1. Ma allora anche questa seconda coppia non è accettabile. Terza coppia, abbiamo sostanzialmente per questa terza coppia che b più 2 è uguale a 29, mentre a più 1 è uguale a 2.
Ora, questa condizione rispetta effettivamente che b più 2 sia più grande di 2, 29, e che a più 1 sia più grande di 1, infatti è uguale a 2. Quindi questa terza coppia sarebbe una coppia accettabile. Vediamo se è l'unica, perché deve essere unica per poter calcolare in maniera sicura il risultato di A per B. L'ultima coppia, 2 per 29, vuol dire che b più 2 corrisponde a 2, ma b più 2 abbiamo detto che è più grande di 2. Quindi anche l'ultima coppia è da scartare. Allora, la coppia corretta è b più 2 uguale 29 e a più 1 uguale a 2. Ma questo cosa ci dice? Da b più 2 uguale 29, andando a sottrarre 2 da ambo le parti, otteniamo che b è uguale a 29 meno 2, ovvero 27. E da a più 1 uguale 2, andando a sottrarre 1 da ambo le parti, otteniamo che A è uguale a 1. Ma allora B è uguale a 27 è uguale a 1, la domanda era quanto fa A per B? La risposta è A per B uguale 1 per 27, perché è uguale a 1, B è uguale a 27, quindi è uguale a 27. Ti è piaciuto questo trucco?